Il 10 luglio 1834 era probabilmente un giorno come un altro in Inghilterra, nulla di diverso rispetto al solito. Quel giorno però un tale William Beswick scavò un tumulo all'interno della sua proprietà a Grigthorpe nel North Yorkshire. Era un giorno normalissimo, ma quel che scoprì fu qualcosa di davvero inusuale. L'uomo dissotterrò una bara a forma di quercia scavata. Al suo interno c'era qualcosa di speciale, mai visto, lo scheletro di un uomo dell'età del bronzo, conosciuto oggi come l'uomo di Grigthorpe. Quando Beswick aprì quello scrigno di tesori archeologici antichissimi, erano presenti anche membri della Scarborough Philosophical Society, che consisteva di medici e altri membri eruditi della società. Questi dotti di città, se così possiamo definirli, videro che i resti scheletrici dell'uomo di Grigthorpe erano fragili e si fece un tentativo per preservarli. All'epoca la scienza di conservazione dei beni culturali e archeologici ancora non era stata inventata e pensarono bene di riempire un calderone di rame con colla animale e le ossa furono bollite per 8 ore al suo interno. Grazie a questa operazione lo scheletro è completo ancora oggi, è stato preservato, ma il processo ha corrotto irreversibilmente le ossa, rendendone impossibile lo studio del DNA. L'uomo di Grigthorpe, la sua bara e il suo corredo funebre furono donati alla Scarborough Philosophical Society ed esposti al Rotunda Museum di Scarborough. Una monografia della scoperta venne poi scritta da William Crawford Williamson, il figlio 17enne del primo custode del museo, John Williamson. Il lavoro del ragazzo comprendeva disegni del teschio e dei corredi funerari, nonché dettagli sul metodo di conservazione impiegato e le dimensioni della bara, grazie ai quali oggi sappiamo moltissimo rispetto a quello che successe allo scheletro dell'uomo di Grigthorpe e conosciamo dettagli ormai perduti quasi 2 secoli fa. Prima di continuare a parlare dell'uomo di Grigthorpe, un paio di news. La prima è che stanno per finire i posti per il primo viaggio di Vanilla a Napoli, ha avuto un successo strepitoso, quindi se volete venire con me nei sotterranei della città e a Pompei fra l'8 e l'11 dicembre per il Ponte dell'Immacolata, ricordate di andare subito sul sito di Wave Travel e prenotare. Mi raccomando, usate il codice sconto Vanilla50 con cui vi faranno 50 euro di sconto. La seconda è che ho cambiato tutti i loghi nei social di Vanilla. Se trovate qualcuno che è ancora quello vecchio scrivetemi, ma soprattutto con questa nuova immagine, se ancora non siete iscritti, siete moralmente obbligati a iscrivervi al canale, pena una notte al museo con l'uomo di Grigthorpe accanto. Ora sapete tutto, torniamo al nostro scheletro. Da inizio Ottocento, quando fu trovato, si è scoperto molto riguardo l'uomo di Grigthorpe. La caratteristica peculiare di questo antichissimo abitante dell'Inghilterra era certamente l'altezza, poi anche il fatto che morì in età avanzata per l'epoca. L'individuo era alto circa 1,82 m, millimetro più, millimetro meno. In quel periodo un gigante rispetto ai suoi contemporanei. Pensate che l'altezza media del 4000 a.C. era di 161 cm circa per gli uomini, contro i circa 177-180 odierni. Quell'altezza pazzesca consente di intuire sia che l'alimentazione dovesse essere di ottima qualità, sia che lo scheletro apparteneva a un uomo di alto rango sociale, forse un capo tribale, il quale era anche un guerriero, viste le molteplici ferite rimarginate di cui rimane traccia nelle ossa. L'ipotesi che fosse un uomo importante viene non solo dall'altezza dello scheletro, ma anche dal corredo funebre. Al momento della morte venne avvolto in un mantello di pelle, di cui oggi sopravvivono soltanto alcuni frammenti, e poi era accompagnato nell'aldilà da un pugnale, strumenti di selce, un cesto di vimini con del cibo e un recipiente che doveva contenere dell'acqua. Nonostante il processo di conservazione dello scheletro abbia impedito di analizzare il DNA dell'uomo, quella bollitura di 8 ore di cui abbiamo parlato prima, i suoi denti ci hanno consentito di conoscere l'epoca della sua morte, avvenuta circa 4000 anni fa. Di tutto il corredo funebre è il pugnale l'oggetto più carico di indizi e ci racconta molto riguardo le isole britanniche dell'epoca. L'arma era forgiata in bronzo e aveva un pomo di osso di balena.
Il bronzo, che è una lega di rame e stagno, era composto da rame proveniente dall'Irlanda sud-occidentale, mentre lo stagno veniva dall'Inghilterra sud-occidentale. Il dottor Alan Ogden, un osteologo presso la Bradford University, nel 2010 ha completato la ricostruzione del volto dell'uomo di Gristhorpe, facendolo parlare utilizzando un software digitale. Una possibile causa di disabilità, se non forse della morte, è stata accertata durante l'attacco al St. Luke Hospital di Bradford. I ricercatori hanno scoperto che l'uomo stava sviluppando un tumore al cervello che gli cresceva sul lato sinistro del cranio, il quale potrebbe averlo portato a soffrire di collassi e forse di attacchi epilettici. 4000 anni fa questo enorme guerriero del nord dell'Inghilterra moriva e veniva sepolto con tutti gli onori all'interno di una bara di quercia. La sua storia però non finiva con la morte e i suoi colossali resti ci hanno raccontato moltissimo riguardo la vita e la storia dell'Inghilterra nella prima età del bronzo.